E anche questa sosta per le nazionali finalmente ce la siamo tolta dalle scatole. Adesso testa su Monza-Inter, poi Manchester City e Derby. Ci stiamo preparando ad un nuovo ciclo di 6 partite veramente molto importanti che ci porteranno da qui alla prossima sosta, quella di metà ottobre. In vista di queste partite, secondo me, questa sosta delle nazionali che ci stiamo mettendo alle spalle ci ha dato delle indicazioni molto interessanti su cui poter fare dei ragionamenti. Noi abbiamo raccolto qui su Passione Inter 8 notizie, chiamiamole così, da questa sosta e immancabilmente c'è anche la solita polemica che in casa Inter va sempre sollevata, qualcuno deve cercare sempre di soffiare sul vento della polemica, allora ne parliamo in questo nuovo episodio e ben ritrovati allora amiche e amici Passione Interisti, se non l'avete ancora fatto mi piace e soprattutto iscrizione al canale, clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro canale. Parto dalla polemica che poi ci porterà alle questioni di campo, che sono quelle che ci interessano di più, e non mi riferisco alla polemica di Commisso, il proprietario della Fiorentina che continua a parlare dell'Inter facendo disinformazione e commettendo anche tanti errori nel voler fare una critica all'Inter, e ne abbiamo già parlato nella nostra live di lunedì sera, quindi non ci torneremo. Parlo invece del caso, tra virgolette, Frattesi, perché ormai è sui quotidiani da 3 giorni sostanzialmente, anche qualcosa in più. Oggi si è preso anche le prime pagine questo caso Frattesi. Devo dire che poi è diventata anche una sorta di abitudine in realtà, quando c'è la sosta per le nazionali, che Frattesi si mette in mostra in nazionale, torna il caso del perché Frattesi non gioca all'Inter, mentre in nazionale lo vediamo essere molto importante. Riparte sempre questo tormentone, poi Frattesi lo vediamo all'Inter e questo tormentone torna in silenzio sostanzialmente. Ma lo dico con grande rispetto in realtà per il Frattesi giocatore, per il quale io ho una grande ammirazione. A me piace molto Frattesi, lo sapete, ve lo racconto da tanto tempo, lo seguo da vicino da molto tempo, però appunto la prima notizia, questione di campo, partiamo da qua, su Frattesi. Ne abbiamo già parlato che da questa sosta per le nazionali ritroviamo un Frattesi ancora più convinto dei propri mezzi, ancora più motivato. Sono sicuramente ottime notizie. 2 gol segnati, uno contro la Francia, uno contro Israele, tante occasioni da gol create. È il bomber di questa nazionale a tutti gli effetti, pur non essendo un attaccante. È il miglior marcatore della gestione Spalletti in nazionale. Era stato molto limitato chiaramente dalla confusione dell'europeo e era comprensibile che potessi non rendere al meglio. In questa nazionale che sta cambiando, che sta in qualche modo tornando più sul terreno di gioco dell'Inter, ma con una maggiore verticalità, una squadra più verticale e un pochino meno di possesso, Frattesi lo abbiamo visto valorizzato ed il punto secondo me è proprio questo. Cambiano i compiti tra l'Inter di Inzaghi e questa nazionale ed in nazionale lo stiamo vedendo più efficace, ma non che non lo sia anche nell'Inter, perché in realtà anche nell'Inter ha diciamo una pericolosità offensiva e ha una percentuale o comunque diciamo un rapporto gol minuti segnati che è veramente impressionante, con dei numeri veramente da top assoluto. Il punto però è che secondo me Inzaghi fino a qua ha anche rinunciato ad un po' di pericolosità offensiva in favore di giocatori che sono più equilibratori e che favoriscono meglio il gioco. E infatti lo chiedo a voi, non so che ne pensate voi, ma per ora, per come gioca Inzaghi, secondo me Frattesi non ha mai davvero messo in discussione i titolari, non ci è riuscito mai davvero concretamente. E lo ripeto, lo dico da grandissimo estimatore di Frattesi. Allo stesso tempo dico anche che in queste partite della nazionale, ma soprattutto nel primo scorcio di stagione con l'Inter, anche se ha giocato pochissimo, io personalmente l'ho sottolineato anche in alcuni contenuti che abbiamo fatto nei giorni scorsi, ho intravisto dei miglioramenti da parte di Frattesi, sia nel suo modo di partecipare alla costruzione, che nel modo di difendere, ma soprattutto nella costruzione, ecco, che mi fanno davvero ben sperare. Lato giocatore, Frattesi è un ragazzo molto intelligente secondo me, lui stesso ha detto che sa di essere in una squadra in cui davanti a lui ci sono dei mostri, come li ha chiamati lui, cioè Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Non ci vedo questo grande caso, ecco, personalmente in questo momento troverà sicuramente il suo spazio, darà delle caratteristiche differenti, ma non mi sembra, ecco, che ci sia un allarme Frattesi in questo momento in casa Inter. Spetterà poi anche a lui sul campo dare dimostrazione di poter mettere in discussione chi gli sta davanti in termini di gerarchia. L'altra notizia, rimanendo sul campo degli italiani impegnati con le nazionali,
Di Marco ho già parlato, in un altro contenuto e dicevo che, ha un pochino l'effetto opposto rispetto a Frattesi, nel senso che tra Inter e Nazionale sono inversamente proporzionali. Eppure anche Di Marco ha fatto bene, ha trovato il gol, è un giocatore che secondo me, in un contesto più di palleggio come l'Inter di Inzaghi è proprio nel suo habitat naturale, in una squadra invece come la Nazionale, anche contro la Francia, segna e dopo il gol si è sbloccato un po' in termini di gioco, altrimenti all'inizio era un pochino in difficoltà. Ma la vera notizia secondo me da sottolineare è relativa a Bastoni, un Bastoni che anche qui, ho sempre sottolineato come la sua importanza in fase offensiva sia sotto gli occhi di tutti da più anni ormai all'Inter, ma per fare il difensore vero mi aspettavo da lui una crescita in fase difensiva, che devo dire sto vedendo sempre di più. E in questa primissima parte di stagione e anche in nazionale, io a Bastoni ho visto davvero, fare delle cose migliori proprio dal punto di vista difensivo. E non sarà Calafiori magari, passatemi la battuta, però abbiamo riso molto nelle scorse ore nel club di Passione Inter su passioneinter.club perché nelle pagelle della Gazzetta dello Sport si diceva che Bastoni ha cercato di fare il Calafiori in fase di impostazione e di inserimento. Questa era un po' la frase, dicendo addirittura che Bastoni è meno a suo agio in questo contesto rispetto a Calafiori. Eh, ecco, io direi, mi sembra che Bastoni faccia il Calafiori da qualche anno in realtà, che sia forse un po' più il Calafiori che prova a fare il Bastoni, ma al di là di questo, della pericolosità offensiva e dell'abilità di Bastoni nel gioco, penso non ci siano dubbi da qualche anno. Invece dal punto di vista difensivo, questa è la notizia secondo me che ci portiamo a casa da questa sosta, un Bastoni in miglioramento che può essere molto molto utile per Inzaghi. Ha giocato 2 partite con la nazionale sempre impiegato da Spalletti, nonostante non fosse al meglio, c'era stato qualche problemino fisico, se vi ricordate, nella gara con l'Atalanta. Speriamo non ne risenta con l'Inter perché sta diventando un giocatore veramente troppo importante per la nostra squadra. La terza notizia riguarda Zielinski. Ne avevamo già parlato dopo la prima partita giocata dalla sua Polonia, persa con la Scozia, se non ricordo male, partita in cui giocando da regista, era partito nella posizione un po' alla Çalhanoğlu, diciamo in un 5-3-2 di fatto, però leggermente diverso rispetto all'impostazione dell'Inter. Sicuramente, anzi soprattutto dal punto di vista della creazione del gioco, spesso il centrocampo della Polonia è stato scavalcato, quindi in termini di palloni giocati non ha raggiunto quei picchi altissimi che ha Çalhanoğlu nell'Inter. Ha fatto vedere però una buona visione di gioco, secondo me però pur partendo lì davanti alla difesa le cose migliori Zielinski le ha fatte vedere con la sua visione, con la sua tecnica più vicino all'area di rigore, per quello che ho visto io. Quindi per ora occhio a questo esperimento Zielinski centrale, ma anche questa sosta ci dice che Zielinski può essere ottimo da mezzala nel ruolo di Mkhitaryan e può essere il giocatore più vicino, ecco, per caratteristiche a raccogliere l'eredità di Mkhitaryan e l'ho visto pronto al debutto con l'Inter che arriverà molto presto da titolare, probabilmente già a Monza. Potrebbe invece non essere titolare Lautaro Martinez, anche se poi queste voci siamo un po' abituati, che più ci avviciniamo alla partita, più Lautaro poi scalpita e si prende il posto titolare. Però in questo momento Lautaro potrebbe rifiatare per quello che sta trapelando contro il Monza. Un Lautaro che, questa è la quarta notizia che vi avevo segnalato già nei giorni scorsi, ho visto un Lautaro Martinez con l'Argentina un pochino meno finalizzatore e un pochino più altruista, generoso con i compagni di squadra, soprattutto nella prima gara vinta contro il Cile, nella seconda gara invece dell'Argentina ho visto un'intesa con Julian Alvarez che non decolla, con qualche difficoltà tra i due. Forse sono anche troppo simili come tipologia di giocatori, quindi sono uno alternativo all'altro. Mentre molto meglio con un Marcus Thuram che, quinta notizia, ci vado molto velocemente, Thuram nella nazionale non è il Thuram che vediamo nell'Inter, schierato secondo me anche troppo largo, soprattutto nella prima gara, tornando un po' a quello che era il suo vecchio ruolo, mentre si sta convertendo sempre di più in centravanti, come vi ho raccontato in un contenuto di domenica scorsa che vi invito ad andare a recuperare se non l'avete ancora fatto, perché vi ho raccontato con i numeri l'evoluzione che sta avendo Thuram e sono secondo me anche queste due partite con la Francia che dimostrano ulteriormente come Thuram abbia bisogno di avere un altro attaccante a fianco, meglio se Lautaro Martinez per fare al meglio il suo ruolo, che sta diventando sempre più quello del riferimento offensivo, con libertà però di svariare e di correre soprattutto. Sesta notizia riguarda Christian Aslani, molto interessante un Aslani che continua a mettere comunque esperienza nelle gambe con la nazionale, una nazionale quella albanese che prova a giocare, anche se non ha un dominio del gioco come ce l'ha l'Inter, ma è una squadra che
cerca di proporre gioco e in questo contesto Aslani sta continuando a giocare da regista, ma spostato più da mezzala, con anche dei compiti di inserimento, di aggiungersi anche ai trequartisti, sostanzialmente. E devo dire che ad oggi, per come sto vedendo l'Aslani nazionale e l'Aslani interista, mi sembra più il suo ruolo proprio quello che sta facendo in nazionale. Anziché il vice Ciala puro, dove lo vedo ancora un pochino timido e credo che sia un ruolo veramente difficile, ma non perché lui non è in grado, ma è proprio un ruolo molto difficile in cui unire le caratteristiche difensive, i chilometri percorsi e la qualità di gioco tutto in un unico pacchetto è veramente complicato. Per me oggi Aslani in questo momento rende meglio se accanto a lui c'è un giocatore con cui spartire la mediana e poi lui ha questa possibilità anche di sganciarsi un po' di più e di partecipare un po' di più. Con l'Albania lo sta facendo, chissà che non possa essere una soluzione anche per Inzaghi, eventualmente, in una logica in cui il centrocampo cambia un pochino, senza Ciala e con Aslani al suo posto eventualmente. Settima notizia riguarda un Denzel Dumfries che è un tema assolutamente da trattare. Un Dumfries l'ho visto in risalita con la nazionale olandese, giocando entrambe le partite da titolare, ha trovato anche il gol del 2-2, un gol facile comunque, però intanto l'ha messa dentro nella gara contro la Germania. Ora si gioca il posto da titolare in queste settimane assolutamente e si gioca anche il futuro perché un giocatore come lui, che in nazionale comunque è il titolare, ambisce chiaramente ad essere il titolare anche dell'Inter e legandoci poi al tema rinnovo di contratto, se rinnova a determinate cifre di cui si sta parlando, ecco, limitarlo ad essere un'alternativa a Darmian mi sembra un pochino riduttivo. Quindi bisognerà trovare il modo di reintegrare Dumfries, di farlo rendere al meglio. Lui deve dare dimostrazione di forza, soprattutto per meritare quel rinnovo di cui si sta parlando. Altrimenti ogni scenario deve essere preso in considerazione arrivati a questo punto. Ottava notizia, poi, è una buona notizia secondo me che arriva dai non convocati, cioè tanti big a questo giro sono rimasti ad Appiano Gentile e hanno potuto lavorare sulla forma, diciamo così, per rimettersi al top della condizione in un momento così di inizio stagione veramente molto, molto importante. Quindi ben venga la non convocazione di Pavard, lo diciamo egoisticamente, visto che Pavard è il titolare lì in quel ruolo e tra l'altro adesso ci torniamo su questo, e nelle prime uscite ha fatto vedere delle cose importanti con una condizione ancora da trovare però al top della forma. De Vrij ha potuto lavorare con calma per rientrare bene dall'infortunio, adesso sarà molto importante avere un De Vrij al top perché c'è sempre quel tema con tanti tifosi che non si fidano, ecco, di quella coppia lì al centro della difesa, ma per fortuna sia De Vrij che Acerbi hanno potuto lavorare da piano, quindi anche Acerbi che ha bisogno di essere preservato, non far parte di questa spedizione delle nazionali la prendiamo come una buona notizia e lo stesso discorso può valere per Mkhitaryan che ha detto addio alla nazionale e anche per Darmian che sicuramente vanno preservati visto che sono quelli un po' più in là con l'età. Vale lo stesso anche per Sommer, anche se per un portiere è sempre un po' diverso. Dicevo di Pavard, perché tra i giocatori che poi sono rimasti da Piano Gentile in questa sosta per le nazionali c'è anche Bissek. Bissek che è al centro di una discussione in questi giorni, visto che parlavamo della polemica su Frattesi, ecco in tanti, questa volta interisti soprattutto, secondo me, stanno cercando di alzare un po' un caso relativo a Bissek, dicendo che sostanzialmente Inzaghi, dopo l'errore di Bissek contro il Genoa, lo ha messo nel congelatore, lo ha tagliato, lo ha fatto fuori. In realtà però, come dicevo, semplicemente titolare in quel ruolo lì è Pavard e allora nella gerarchia gli sta davanti. Quando Pavard è tornato e stava bene, Bissek è finito in secondo piano, ma secondo me la considerazione, così come i dubbi che ci sono ancora oggi su Bissek che deve crescere, non sono cambiati in quella partita contro il Genoa e sicuramente adesso anche lui troverà spazio perché come c'è bisogno dei Dumfries, dei Darmian e di tutti gli altri, c'è bisogno anche di Bissek, di Pavard, in generale proprio di tutti in questa rosa che dovranno essere alternati, perché immagino che Inzaghi ricorrerà a delle rotazioni in queste partite molto ravvicinate. Credo che saranno rotazioni limitate, cioè non penso che torneremo come l'anno scorso ad avere addirittura 2 squadre completamente stravolte tra Champions e campionato, ma di partita in partita secondo me qualche giocatore verrà ruotato per avere una formazione sempre solida, un'identità chiara e dei giocatori che possono essere gestiti in questo senso. Chiaramente con alcuni meno sostituibili di altri nell'idea di gioco di Inzaghi, ma soprattutto poi da ottobre si entrerà nel vivo davvero, secondo me, dell'integrazione anche degli alternativi. Però teniamo d'occhio intanto queste indicazioni
che abbiamo, diciamo tratto da, questa sosta per le nazionali. Sono curioso di sapere cosa vi incuriosisce di più tra lo Zielinski, regista, il miglioramento di Bastoni in fase difensiva, il caso, tra virgolette, di nuovo lo diciamo, Frattesi, la questione Slani e tutto il resto. Teniamo d'occhio questi sviluppi nelle prossime partite e poi ne riparleremo alla prossima sosta per vedere se ci sono stati dei passi avanti e se le indicazioni che abbiamo tratto da questa sosta, appunto, si sono sviluppate in qualcosa di molto più interessante. Vi aspetto su passioninter.club, dove nelle prossime ore andremo ad approfondire ulteriormente questi temi e non solo. Vi lascio anche con un nuovo approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.